ciao! Benvenuto nella seconda parte del video che riguarda il fantastico giro ad anello Sella Ronda. Stiamo girando intorno al massiccio del Sella. Riprendiamo il nostro giro nel punto in cui ci siamo salutati nella prima parte, Corvara. Se hai le gambe stanche, ora ti puoi riposare perché dobbiamo prendere l'impianto 34 Borest, 39 Plans, lo scende alla stazione intermedia, quindi 40 Frara, che ci farà salire verso il passo Gardena. Quanto tempo ci vuole per fare il giro? Dipende molto dall'affluenza. Consiglio di calcolare circa 6 ore tra discesa, risalite e pause. Tuttavia una persona che vuole allenarsi riesce a fare entrambi i giri in una giornata. Calcola di essere all'ultimo passo prima della chiusura impianti. Noi, ad esempio, ci piace spesso uscire dal circuito a Colfosco per esplorare le piste del Colpradat e fermarsi in un rifugio con stupenda vista sul Sassonger. Nel frattempo goditi la spettacolare vista del paesaggio tra l'Alta Badia e la Val Gardena. Tra poco ti aspetterà una lunga discesa famosa. Sì, la Danter Cepies, tuttavia avrai da fare prima una piccola discesa e da riprendere una seggiovia. Sulla sinistra la parete rocciosa del Sella, la Val Mesdì, la cascata del Rio Pisciadù, la ferata tridentina, ne parleremo quest'estate. Come dicevo poc'anzi, prima di poter scendere la pista Danter Cepies, abbiamo da scendere una pista senza grosse difficoltà per poi prendere una seggiovia. Con l'app del Dolomiti Superski puoi vedere la mappa e la lista dettagliata di tutti gli impianti e piste che devi prendere. Se poi associ l'app col tuo Ski Pass, puoi vedere la statistica di tutta la tua giornata. Eccoci arrivati, un balcone sulla Val Gardena. Dai, andiamo a fare la discesa. Danter Cepies, c'è anche Sara. Ricorda di stare sulla sinistra, la Danter Cepies metterà alla prova le tue gambe, che si riposeranno sull'impianto che da Selva sale al Ciampinoi. Per raggiungere l'impianto 29 dobbiamo scendere per uno stradello stretto che termina ad un semaforo che consente di attraversare la strada del paese. Lo stradello può essere difficoltoso con lo snowboard, soprattutto se c'è molta gente. Obiettivo ora è salire al Ciampinoi per poi scendere al Pian del Gralba. Tratta di scendere anche la pista Ciampinoi 5 che spesso mette in difficoltà i principianti. Infatti, seppur classificata rossa, per la particolare esposizione e per il grande flusso spesso diventa una pista decisamente nera, quindi difficile. Puoi evitarla tenendoti subito sulla destra e prendendo la Ciampinoi 6. Se invece vuoi affrontarla, ti consigliamo di non affrontare subito il muro ma di scendere a sinistra, verso la seggiovia. In questo modo perdi un po' di quota. Qui ho visto sciatori intermedi spesso in difficoltà, un po' per le gobbe che si formano, un po' perché la stanchezza delle gambe si comincia a fare sentire. Se ovviamente inizi il Sella Ronda da Selva, potrai essere tra i primi a scendere. La pista sarà ancora perfetta e non troverai le stesse difficoltà nel farla nel pomeriggio. Purtroppo ho dovuto prendere un video che avevamo girato in passato con qualità HD invece che 4K, perché le batterie della mia GoPro Hero 10 sono andate KO per il freddo.
Una volta scesi a Pian del Bralba, con un paio di impianti si arriva alla città dei Sassi, appena sotto il Sassolungo, spettacolo entusiasmante. Paesaggio bellissimo, ma il collegamento verso il Passo Sella in alcuni punti è veramente pianeggiante. Con gli sci, racchettando un po', si supera facilmente senza problemi. Con lo snowboard si rischia di rimanere piantati. La miglior cosa è cercare di prendere più velocità possibile, che non sarà mai troppa visto la pendenza. Quando ti stai per fermare, sganci il piede destro e ti spingi fino al punto dove vedi gli sciatori non usare più le racchette. A quel punto riagganci il piede destro e riparti. Dai, forza, stai arrivando al Passo Sella! Dal Passo Sella si prende a seggiovia 55 Sasso Levante. Dopo ci spetta una lunga discesa infinita che ci porta al Lupo Bianco di Canazei. Ricorda però, prima di arrivare la pista passa sotto la strada. Facendo attenzione devi prendere molta velocità per arrivare a prendere poi gli ovetti che ti riportano in area Belvedere di Canazei. Complimenti, hai fatto il Sella Ronda! Commenta qui sotto ogni tuo dubbio. Un abbraccio da me e Sara.